Ciao a tutti ragazzi, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. E sì, quando pensate che hanno inventato tutto, ma proprio tutto per il cicloturismo, il backpacking, accessori, borse, componenti varie, arriva Roberto, direttamente da Verona, che si è inventato il Biri. Biri, esattamente. Ciao a tutti, sono Roberto Dammi, sono un fotografo professionista e sono un cicloviaggiatore. È nato Biri in commercio finalmente, non c'era un prodotto simile, non c'era un prodotto che facesse queste funzioni se non quello fatto in casa, ok? Cos'è il Biri? È un cavalletto telescopico portatile per bici pesanti, nello specifico per bici da cicloviaggiatori, bici bikepacking, perché no, anche bici assistite, perché anche quelle hanno un certo peso e non hanno la possibilità di averla a cavalletto. Perché nasce? Perché è nata l'esigenza ultimamente di tenere in piedi la bici, perché il cavalletto nel movimento centrale si rompe sempre, quando si è attaccato qua si rompe sempre con il peso delle cose. E tra l'altro a me se ne è rotto uno, quindi Io è vero. Io tre vero. ne ho rotti tre. Sì, okay. sì, no, ma è per quello che poi sono andato in fondo a questa cosa qui. Detto questo, essendo attaccato al movimento centrale, con il peso delle borse e della bici tendono a rompersi anche quelli più robusti. Quindi qualche cicloviaggiatore ha pensato bene di alzare il punto di leva dal movimento centrale a sotto la sella, in maniera che le borse pesano sulle ruote della bici, non sul cavalletto, quindi basta un niente per tenerla su, ok? Detto questo, io ho provato, perché ho visto dei grandi cicloviaggiatori usare un bastone, ho provato a tagliare una canna di bambù. Salutiamo Dino Lanzaretti. Salutiamo Dino Lanzaretti, Willy Mulonia, Antonio Di Guida e tutti quelli ciao, che usano il ragazzi. bastone. E ciao, tu ragazzi. hai visto loro sui social e hai detto: io ho visto loro e ho detto, ma voi mai che sono stupidi? E ho detto, provo anch'io, ho preso una canna di bambù, l'ho tagliata e l'ho messa sotto qua e ne ho sentito effettivamente l'esigenza di tenere la bici in piedi quando ti accampi, perché tira fuori la tenda, il sacco a pelo, la cucina. Poi eri in Australia, mi hai raccontato, e lì hai detto: ma vorrei farlo Poi anch'io. ero in Australia esattamente e guardavo i social, ero in macchina, avevo il cavalletto sulle ginocchia, guidava mia figlia e dico, ma vuoi mai che non ci sia la possibilità di averlo più piccolo? Devo andare sempre andare via con un palo da 1 metro, per cui mi sono messo a cercare in rete e non c'è niente di specifico, non c'è nessun tipo di cavalletto portatile, soprattutto telescopico. Proviamo a farlo. Allora ho preso il monopiede della fotocamera. Dal tuo background di fotografo hai sacrificato uno della tuoi macchina fotografica della Manfrotto, me lo sono segato, ho fatto l'intaglio per agganciarmi al binario della sottosella e siamo andati a testarlo con un amico, anzi lo saluto, Lovato Michele. Siamo andati a Lanzarote e Fuerteventura dove c'è vento e quindi abbiamo avuto la possibilità di testarlo. E quindi la bici carica col vento stava su. La bici carica con vento, non solo, con 2 bici cariche appoggiate al Biri, perché anche lui sentiva l'esigenza di averlo in piedi, ma non avevo solo un prototipo, e quindi l'abbiamo testato. Hai detto, adesso ci penso e vedo cosa si può fare. Mi sono informato, c'era la possibilità di brevettarlo, l'ho brevettato e adesso l'ho messo in commercio. Ho trovato l'azienda in Italia che me lo fa, carbonio al 90%, la versione in alluminio aeronautico, che è il miglior alluminio che ci sia. Abbiamo puntato sulla qualità dei materiali, perché sappiamo bene che i cicloviaggiatori, ahimè, cercano i prodotti di qualità per avere maggiore sicurezza. E anche per una leggerezza estrema, perché pesa poco più di 100 grammi questo. Esatto, pesa 120 grammi quello in carbonio e 160 mi pare quello in alluminio. Che è pochissimo, cioè per darvi un'idea è forse un pedale o una coppia di pedali a seconda dei pedali che avete, quindi è veramente pochissimo, e però funziona in coppia con un'altra fettuccina molto semplice ma molto efficace. Allora, si presenta il problema, alzando il punto di leva, si presenta il problema quando si hanno l'avantreno carico di borse, che ruota il manubrio ed essendo alto il punto di leva la bici tende a ruotare. Per cui nel kit con il Biri c'è un freno. È un freno a mano. È un freno a mano che mi ha aiutato Nure dei Miscrape a trovare, perché questo quando lo tiri resta a misura, cioè non si allarga più. Quindi quando tu hai effettivamente misurato il freno della tua bici, chiudi la clip e lei frena e non si muove più. Poi nel kit c'è in dotazione una clip che va attaccata sui fori del portaborraccia in modo che stare laterale alla borraccia, un po' come fosse la pompetta dell'aria, e in quel modo lì te la porti dove vuoi. Non vi dà fastidio nella pedalata. Poi c'è chi ovviamente lo mette in 1000 posizioni diverse, c'è chi per esempio lo mette qua sulle borse da manubrio. Anche perché è accorciato, è lungo 50 cm, ma basta veramente un mezzo gesto, cioè è velocissimo da fare. 50 cm lo metti sulle borse, lo infili, oppure anche nella clip o lo infili dentro le borse. Però da avere a portata di mano nel caso di cani randagi. Nel caso di cani ovviamente è un bello strumento, perché insomma tiene lontano parecchio. Noi amiamo i cani, io li adoro, però quelli randagi non so se vi è capitato avere seguono, non è il massimo, qualcosa per allontanarli che avete a portata di mano, comunque male non fa. Il primo step va fino
al punto di stop che c'è qui. Il secondo va a misura dell'altezza del sottosella. La mia per esempio è a 1 metro, sottosella inteso questo qua. E il forcellino va agganciato ai ferri del sottosella. Esatto, che di solito è un'area dove non c'è niente, perché la borsa a sottosella sta invece sotto la sella. Nessuno mi vieta di metterlo qua, ovviamente, però di solito sul retro ci sono delle borse, quindi la punta della sella è sempre il posto dove non ci sono borse. Quindi qualsiasi punto sulla sella è buono per agganciare il biri. Esattamente. C'è anche chi li aggancia, tenendolo più corto, c'è anche chi li aggancia ai ferretti del portapacchi. Ah, ok. Quindi quella è un'altra soluzione. Può essere anche un'altra soluzione. Non hai bisogno di avere un prodotto durissimo, anche se è il miglior materiale che ci sia, perché è il 90% di carbonio. Però di fatto non ha. E tu 2 bici cariche mi hai detto che teneva. Questo con 2 bici cariche appoggiate su un unico biri, in situazioni di evento estremo a Fuerteventura, una notte in cui la tenda veramente era orizzontale, era schiacciata al pavimento, ha tenuto su benissimo. Quindi non è un prodotto eccezionale. La qualità è ottima e soprattutto è funzionale. È un prodotto che adesso che c'è mi viene da dire cazzo, perché non ci hanno pensato prima? Perché effettivamente lo stesso Dino mi ha detto, ci avevo pensato anch'io, però vabbè, insomma. Poi in carbonio mi fa senso, veramente stabile. Più la bici è carica, più sta stabile. Più sta fermo. Okay. Perché appoggia bene, avendo il peso, appoggia bene e quindi non si toglie. Ok. La bici leggera come la tocchi salta, no? Cioè tu la tocchi e la fai così. Ma non è pensato per quello. Non è pensato per quello, è pensato per bici pesanti. Anche ti dirò le bici assistite, perché le bici assistite pesano più di 25 kg. A parte quello, ma non hanno la possibilità del cavalletto. Quindi è molto versatile. Tra l'altro mi hanno detto anche che va benissimo per aprire le bottiglie di birra. Ok, quello ve lo lasciamo provare a voi nel caso. Magari faremo l'edizione biri in acciaio con qua biri più birra. Perché esatto, non lo diciamo che cosa vuol dire biri, ma ve lo lasciamo scoprire. Chiedetelo sulle pagine social di Roberto, che trovate qua sotto in descrizione, ma comunque sul sito, se lo volete vedere e magari toccare con mano, perché tra l'altro posso dirvi, basta semplicemente toccare con mano. Io ve lo dico spesso nei video, quando tu tocchi un prodotto con mano e ne senti la qualità, insomma già capisci che potrebbe essere un prodottino interessante. Questo lo trovate in alcuni negozi, anche in alcuni punti vendita fisici. Abbiamo già 6 punti vendita in tutta Italia, da Roma a Torino fino a Treviso, passando per Brescia e Verona, e se no online sul sito bikerando.com. Esatto, trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Quindi Roberto, grazie, perché questo è un prodottino semplice però utile e tra l'altro al duplice utilizzo. È funzionale. Il complimento più bello me l'ha fatto Valerio del Ciclocentrico di Torino, che mi ha detto non pensavo fosse utile finché non l'ho provato. Esatto. E di fatto è così. Bene, perché hai reinventato, diciamo, il cavalletto per i cicloviaggiatori che hanno delle esigenze diverse da chi magari usa la bici normale da città. Ecco, magari non è, per chi usa la bici da città non è utile, però per chi viaggia in bici sarà utile. È chiaro che non va bene per l'uscita da un'ora in bici con gli amici, però se uno viaggia, se uno fa un weekend, se uno ha il peso della bicicletta e non ha il cavalletto nel movimento centrale, il biri diventa la soluzione perfetta. Top. Cioè, non si muove più. Quindi Roberto, tu adesso me ne lascerai uno e lo vedrete in azione sul mio canale o comunque sui miei social presto, perché vado in un posto molto ventoso, non diciamo dove, però c'è vento. Quindi... E sono curioso di sentire anche il tuo feedback. Lo vedrò, perché avrò anche la bici carica, molto carica, quindi sarà testato. Bene. Quindi grazie ancora a Roberto, in bocca al lupo, e vi ricordo in descrizione trovate più info. Ciao! Ciao a tutti, buon viaggio!